Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Axel e bentornati o benvenuti su 98 megapixel. Oggi iniziamo finalmente una serie di video dedicate alle Mini 4VD. Una serie di video richieste da tantissimi di voi che potrebbero essere utili sia a chi corre già da tempo ma anche a chi inizia. Oggi parliamo dello zaino valigia Mini 4VD. Una borsa utile a portare tutto il necessario che ci può servire a una gara. Via con la sigla! Se già non l'hai fatto, dopo che hai visto questo video ti invito a iscriverti al canale, lasciare un bel like, commentare, fammi sapere se hai delle domande in merito o se hai idee per nuovi video, sono sempre aperto a nuove proposte. In questo modo aiuterai un sacco il mio canale con l'algoritmo di YouTube a farlo conoscere sempre a nuove persone. Soprattutto l'iscrizione al canale è utilissima. Inoltre ti ricordo che qua sotto in descrizione, oltre a tutti i prodotti che vedrai in questo video, ti lascerò anche il link per il mio profilo Instagram. Posto praticamente giornalmente e anche quando ci sono delle gare di Mini 4VD. Quindi ti invito a seguirmi. Iniziamo! Oh, eccoci qui con un video super chiesto. Oggi rispondiamo alla domanda: ma quando vado alle gare di Mini 4VD, che cosa mi devo portare esattamente? Ma soprattutto, dopo tutto il materiale che ho raccolto che mi può servire per una gara, dove lo metto? Ora, per chi mi segue da tempo sa che io ho iniziato a correre con le Mini 4VD nel 2016. Di conseguenza, ad oggi che siamo a fine 2024, sono passati un po' di annetti. In questi anni sappiate che ho cambiato un'infinità di valigie, cassette, modi per trasportare il materiale. Avevo iniziato con le classiche cassette portattrezzi, quelle piccoline, però dopo il materiale era troppo e non ci stava dentro. Poi sono passato al trolley, molto comodo, bellissimo perché così non ti caricavi nulla sulla schiena, ma c'era un problema. Uno, quando andava caricato in macchina andava smontato e quindi si perdeva tempo. Secondo, dovete sapere che io abito al quinto piano senza ascensore e portarsi su un trolley che pesa 15 kg più o meno non è bello, non ve lo auguro. Di conseguenza da circa un annetto sono passato a uno zaino per Mini 4VD. O meglio, non è uno zaino che nasce per le Mini 4VD, ma è uno zaino che ho adattato. Oggi parliamo di questo bestione qua. Cioè, che non pesa poco, ve lo dico. Però il fatto che sia caricato sulle spalle aiuta comunque a scaricare il peso quando dovete trasportarlo e soprattutto vi permette di avere tutto qua dentro, non avete altri zaini, altre robe in giro, cioè tutto lì dentro, finita lì. Ma come vi dicevo prima, partiamo da una domanda che mi viene spesso chiesta, ovvero cosa mi porta alle gare? La risposta che io mi sento da dare generalmente è tutto. Ovvero, nei limiti del possibile tutto. Quindi comunque di non lasciare nessun item a casa che non utilizzate sulla vostra macchina e non lasciare a casa le macchine o i caricatori o le batterie. Cioè portatevi tutto il necessario, mettiamola così, per essere più completi. Infatti io preferisco avere tutto, nel senso tutti i pezzi delle Mini 4VD, tutto quello che è inerente alle Mini 4VD da gara, dentro a questo zaino. Soprattutto perché così, il giorno della gara, non devo ricordarmi ho lasciato quel pezzo di là, quello di là o quello di là, ma io metto la mia valigetta che dopo vedrete dentro lo zaino in spalla, io arrivo alla gara e ho tutto pronto. Anche perché vi garantisco, perché è matematico che succeda, che il giorno della gara, se lasciate a casa qualcosa, potete essere certi, ma certi matematicamente, che quella cosa vi servirà. Che sia una vite, che sia una ruota, vi serve quella. Se no, va tutto ciao. Passiamo ora a parlare del vero e proprio zaino. Allora, di per sé, lo zaino è un normalissimo zaino da cabina per gli aerei. Quello che si usa quando avete soltanto il bagaglio a mano. Le dimensioni sono quelle, non ci sono grosse specifiche. Comunque adesso cambiamo inquadratura, ci spostiamo sul tavolo perché vi faccio vedere esattamente cosa c'è dentro lo zaino. Al suo interno ho alloggiato questa cassetta per gli attrezzi che ha tantissimi scompartimenti. Questi cassetti ci saranno super utili per dividere in modo ordinato tutti i nostri pezzi. Infatti il mio ragionamento e consiglio che vi sento di dare è, piuttosto che avere tutti gli items buttati insieme, se li avete ordinati e organizzati con un senso logico, quindi per similitudine, banalmente, alla gara, quando avrete pochissimo tempo per preparare o sistemare la vostra macchina, saprete esattamente dove andare a cercare la data vite o la data fibra e ci metterete molto meno tempo. In questo modo avrete tempo prezioso per fare migliorie al vostro setup. Può fare un po' ridere, me ne rendo conto, ma sappiate che per fare questa organizzazione così minuziosa, all'interno dei cassetti, soprattutto dei principali in alto, ho utilizzato dei portapillole, quelli che si usano per i medicinali settimanalmente, per dividerli ulteriormente in sottocategorie. In questo modo le viti non ci sarà il cassetto delle viti, ma ci sarà il cassetto delle viti con all'interno il portapillole
con all'interno le viti di dimensioni diverse. Quindi se ci serve una vite da 3,5 sappiamo esattamente che si trova in quel dato punto, se no ci dobbiamo mettere a ravanare dentro al cassetto e ciao il tempo. Invece per quanto riguarda i cassetti più grandi ospitano le gomme, gli utensili tipo il cutter, i cacciaviti, le pinzette, tutto quello che ci può servire per sistemare la nostra macchina. Per quanto invece riguarda dove alloggiare le singole proprio Mini 4VD, ho trovato queste scatoline. Le ho trovate su AliExpress, non su Amazon, però comunque le ho trovate a un ottimo prezzo, quindi vi lascio comunque il link qua sotto. E sono perfette perché la macchinina ci entra esattamente al millimetro, sono esattamente delle dimensioni della box, quindi delle dimensioni massime che può avere la macchina. E le tengono perfettamente ferme, in questo modo sono rigide, non rischiano urti o rotture. Stessa cosa vale per i motori. Ho preso questo portamotori, sempre da AliExpress, che mi piace un sacco perché, vabbè, al di là che è trasparente, ma ha questa guaina in silicone tutto da torno e mi permette di averlo praticamente sottovuoto, quindi evitare che i motori possano prendere umidità, sia mai che ne dovessero prendere. In questo modo sono certo che i motori si preservino al meglio. Invece, per quanto riguarda la tasca più piccola dello zaino, quella che troviamo davanti, la utilizzo per conservare gli oli e gli spray che potrebbero essere utili per fare manutenzione alla macchina. Ma passiamo ora a vedere, nello specifico, come ho suddiviso il tutto. Nella prima fila in alto trovo spazio boccole e roller in plastica, viti svasate, viti normali con la testa a brugola, divise per dimensioni, vite con la testa stondata, autobloccanti, dadi normali con le loro rondelle tagliate e rondelle normali. In seconda fila troviamo contatti inclinatori, tubetti di grasso vari, utili per lubrificare i fori del telaio quando avvitiamo viti troppo dure, ingranaggi sia per mono che per bipignone, divise per rapporti e roller vari. La terza fila è dedicata alle spugne dei freni, messi in ordine di morbidezza e quindi, di conseguenza, di forza frenante. In terza fila abbiamo i mass damper, le FRP e le carbon, divise in baffi anteriori e posteriori, di diverso materiale, e il cassetto dei freni, con padelle FRP dritte. Troviamo anche le saponette, divise coi divisori in alte, basse e centrali. E per finire il cassetto degli stabilizzatori e delle palline, divise in nere e bianche, colorate grigie. Ma dettagli, queste perché sono particolarmente problematico io. Nell'ultima fila dei cassetti piccoli troviamo le chiavi e i montapignoni, scotch, cacciaviti e brugole, cavi per il rodaggio motore e altre fibre di supporto in metallo. Per finire, i chiudi carrozzeria di vario tipo. Passiamo ora ai cassetti più grandi. Qui troviamo il cutter, pinze tronchesi, più una scatolina con o-ring e alberini filettati. Qua invece zippo e olio voodoo e tutti gli assali, sia da 60 che da 72. E per finire monte smonta ruote. Le ultime due file di cassetti sono dedicate alle ruote e al trapano da modellismo, con tutte le sue punte e i motori delle Mini 4VD Pro. Infine, per quanto riguarda le pile, la box per fare il check delle dimensioni e telini vari per pulire i motori e freni, o da mettere sotto sempre quando si lavora, io avevo da anni questa scatola, ma direi che su questo ognuno va un po' a preferenza. In ogni caso, sistemando tutto il materiale in questo modo, ovviamente ognuno poi va a suo gusto, io vi ho dimostrato come faccio io e mi ci trovo particolarmente bene, saremo in grado di portarci tutto il necessario alla gara, senza avere ingombri eccessivi e avendo tutto ben organizzato. Bene, spero che il video ti sia piaciuto, nel caso lascia un like e iscriviti al canale. Attiva anche la campanella che è sempre utile per ricevere notifiche quando pubblico. In ogni caso usciranno tutti i lunedì alle 14:30 un nuovo video. Qua sotto nei commenti potete lasciare altri consigli per organizzare il materiale per Mini 4VD, se ne avete, o domande se quello che ho spiegato non è chiaro. Anche se avete richiesta per altri video sulle Mini 4VD, sono sempre ben accetti. In ogni caso sappiate che vi leggo sempre a tutti e vi rispondo il prima possibile. O nel caso farò dei video a riguardo. Inoltre vi ricordo ulteriormente che tutti i prodotti che avete visto li trovate qua sotto in descrizione, non sono link affiliati, sappiatelo, ma semplicemente mi fa piacere condividere quello che io ho acquistato. In questo modo saremo certi che nel caso in cui siete interessati prendete esattamente quello che avete visto nel video. Inoltre, sempre qua sotto in descrizione, trovi il link per il mio profilo Instagram, se vi va seguimi, mi trovi sempre con 98 megapixel e pubblico praticamente quotidianamente, quindi se volete avere aggiornamenti mi trovate lì. Per concludere, se già non l'hai fatto, ti invito a iscriverti al canale, per te è totalmente gratis, ma in questo modo aiuterai un sacco il progetto di 98 megapixel a crescere e mi aiuterai anche con l'algoritmo di YouTube a far conoscere i miei video sempre a nuove persone. Detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video che uscirà lunedì prossimo alle 14:30. Ciao!